Diverse novità dentro e fuori per la nuova Ford Focus 2022 Restyling. Ora la scopriamo insieme su Terzo Garage. Grazie alla concessionaria Sara Ford di Frossasco e Carmagnola per aver prestato l'auto a Terzo Garage. La versione che stiamo guidando è una Active, Ford Focus Active. La differenza rispetto alle altre è che è più alta di 3 cm, qui arriviamo a 16 cm da terra, quindi è anche possibile utilizzarla per scopi diversi, magari per chi dovesse ogni tanto fare strade sterrate. In questo modo potrebbe affrontare questi percorsi più semplicemente e con più sicurezza, anche perché intorno l'auto ha più protezioni in plastica oltre all'altezza. Il motore è l'EcoBoost 1000 3 cilindri da 125 cavalli mild hybrid, un sistema mild hybrid basato su un sistema 48 volt che interviene quando si chiede spunto alla macchina, e quindi il motore elettrico aiuta quello termico nello spingere e nello scatto. Una cosa che si nota abbastanza immediatamente è l'insonorizzazione davvero molto buona. Ci si trova bene nell'abitacolo, basta fare 2 regolazioni per il sedile e essere subito a proprio agio al volante di questa Focus. Tra le modifiche esterne ci sono intanto la calandra più grande, il cofano quindi un po' più alto, e il marchio Ford che resta all'interno della calandra stessa. E poi ci sono i nuovi gruppi ottici full LED con i fendinebbia incorporati. Il Restyling 2022 ha interessato non solo l'esterno ma anche l'interno, e lo si vede a prima vista. Intanto i materiali sono soft touch praticamente dappertutto, e questo dà una buona percezione di qualità immediatamente. Poi c'è questo grande touchscreen da 13,2 pollici per gestire tutto l'infotainment, che davvero ha un'ottima visibilità e un buon impatto. Per avere questo display da 13,2 pollici i tempi si allungano, perché alcuni dei componenti elettrici che servono per la sua costruzione sono realizzati in Ucraina. Siamo a metà aprile 2022, in Ucraina c'è la guerra e quindi ci sono problemi di approvvigionamento. La firma luminosa cambia anche dietro, anche in questo caso fari più sottili con un disegno diverso e comunque sportiveggiante. Anche le prese d'aria laterali sono più verticali e qui abbiamo dei cerchi da 17 pollici. L'altezza della soglia di carico è di una settantina di centimetri, quindi tutto sommato comoda, e il bagagliaio ha una capacità di 341 litri che superano i 1300 abbattendo i sedili posteriori, gli schienali, in modalità frazionati, in modalità 60-40. Qui abbiamo anche dei ganci per eventualmente fissare delle borse. Vediamo come si sta dietro. Facile l'ingresso, spazio a sufficienza per le ginocchia,
anche sulla testa rimangono ancora parecchi centimetri, e qui sicuramente stanno comode 3 persone perché il tunnel centrale è piuttosto basso, 3 adulti viaggiano comodamente. Tra le comodità dei posti posteriori ci sono gli attacchi Isofix per i seggiolini molto facilmente raggiungibili. Questa è la versione con il cambio manuale 6 marce, ma abbiamo anche la possibilità di richiedere il cambio automatico, 7 rapporti. Quando si chiama la macchina in effetti si sente l'apporto del motore elettrico, cioè la spinta è una spinta immediata, buona, e nonostante questo sia un 3 cilindri, forse è complice anche l'insonorizzazione dell'auto, dell'abitacolo, non c'è nessun rumore molesto, chiamiamolo. I puristi del 4 cilindri magari storceranno il naso, ma ripeto, e nonostante sia un 1000 e l'auto ha una stazza abbastanza importante, non c'è nessun problema, la macchina davvero appare leggera nelle manovre. I consumi dichiarati sono di 5,4 litri per 100 km. Oggi non abbiamo avuto la possibilità di fare tanta strada, quindi non riusciamo a fare un confronto sui consumi reali, però questo è il dato. Il cruscotto è un misto tra analogico e digitale. Il volante presenta sulla razza sinistra i comandi del cruise control adattivo, che è uno degli ADAS presenti su questa Focus 2022, compresa anche la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, oltre alla retrocamera di parcheggio, i sensori di parcheggio e le altre cose che abbiamo visto. Sulla razza destra abbiamo la gestione dei comandi vocali, del telefono e dell'infotainment. E qui abbiamo il cruscotto, che è un analogico digitale. Abbiamo tachimetro sulla destra e contagiri sulla sinistra con le classiche lancette anche per l'indicazione della temperatura e dell'autonomia del serbatoio, cosa che ameranno probabilmente coloro che, diciamo, i tradizionalisti. Ecco, mentre al centro abbiamo un display orizzontale da 4,2 pollici a colori. Questa è la videata, diciamo, home dell'infotainment. Posso andare a impostare il telefono, quelle generali, tra cui la lingua, l'unità di temperatura, eccetera. Premiamo di nuovo home per tornare all'inizio. Funzioni per andare a impostare le modalità di guida e tutti gli ADAS dell'auto. Ancora le applicazioni per il cellulare, perché qui ho Apple CarPlay e Android Auto, quando ovviamente ho il telefono collegato via Bluetooth, che funzionano in Wi-Fi, quindi wireless, senza cavo. E una cosa interessante e intelligente è che sempre io ho a disposizione i comandi del clima. Di fatto sono comandi a sfioramento, cioè non sono comandi fisici, ma sono sempre disponibili all'interno, sempre qui, del display centrale. Quindi io non ho bisogno di andare a selezionare una videata particolare per andare a comandare il clima, perché ho sempre i tasti a disposizione. Premendo questo tasto io attivo la possibilità di scelta delle varie modalità di guida: normale, eco per risparmiare, sport per avere maggior prestazioni, bassa aderenza può essere utile in caso di pioggia, neve ad esempio, e anche sterrato.
Tra gli ADAS disponibili abbiamo la retrocamera di parcheggio con tutti i sensori che mostrano gli ingombri della macchina, retrocamera che offre una ampia visuale su questo display molto ampio da 13,2 pollici. Bene, è stato veramente un piacere guidare questa Ford Focus 2022, spero il video vi sia piaciuto, nel qual caso magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie, alla prossima, buoni chilometri a tutti, ciao!